Ciao a tutti, siamo in Ducati all'interno del museo, ma in una zona a cui praticamente nessuno ha accesso. Siamo dentro alla closed room dove Ducati ha mostrato ai primi, li chiamiamo clienti premium, clienti più affezionati, bellissima la definizione, un'anteprima di quella super leggera V4 di cui qualche cosa già sapete, ma finalmente qui la vediamo svestita, sappiamo tutto e ci hanno raccontato ogni minimo dettaglio. Io sono qui, mi sento molto fortunato perché a parte i clienti questa cosa qua non l'ha ancora vissuta praticamente nessuno. Con Cristian Gasparri ti chiedo di dirmi la tua qualifica perché non me la ricordo già più. Head of Vehicle Project Management. Mi occupo del project management dei progetti per la parte veicolo che riguardano le sportive, Ducati e altre moto della gamma e in particolar modo in questo caso della superleggera V4. Perfetto. Non lo sapevo nemmeno io prima di arrivare questa mattina, quando si parla di veicoli in Ducati si fa riferimento a sostanzialmente rolling chassis più qualche cos'altro, tutto tranne il motore. Esattamente. Allora, intanto complimenti perché è veramente un capolavoro, come era del resto anche la superleggera 1299 ed eri ancora tu il responsabile, se ricordo bene. Anche dell'1199, cominciamo a diventare vecchi. Sì. E comincio con una domanda ma da appassionato. Allora, fra la 1299 e questa c'è naturalmente la differenza abissale del propulsore Desmo 16 stradale, però in realtà uno potrebbe avere l'impressione che le soluzioni siano un pochino le stesse, nel senso avete fatto il salto fra l'1199 e il 1299 con la ciclistica completamente in carbonio e qua ritroviamo un pochino le stesse soluzioni. Immagino che non sia stato così facile perché no, perché il layout di partenza era sostanzialmente diverso, quindi soprattutto guardando il telaio ha un'architettura totalmente rivista rispetto alla precedente generazione di Panigale bicilindrico e quindi l'esercizio non è tutt'altro che semplice. È ovvio che se ci fossero state soluzioni tecniche e tecnologiche che ci avessero consentito di estremizzare ancora di più il peso, le avremmo esplorate e messe in atto. I componenti strutturali in fibra di carbonio sono ancora tutt'oggi la soluzione tecnica che massimizza la riduzione di peso, quindi era inutile fare scelte diverse. Ok, il nome in codice è progetto 1708, quindi ottavo progetto del 2017, lo collochiamo a metà anno più o meno, la nascita, quindi la gestazione reale, il progetto di sviluppo, quindi l'affinamento, le rigidità e tutto quanto delle componenti, quanto è durato più o meno? Siamo intorno ai 3 anni per un progetto di questo tipo, poi muove i passi dalle esperienze precedenti, per cui c'è un po' di continuità nello sviluppo prodotto, perché la parte di sviluppo prodotto che è fondata su innovazioni tecnologiche così spinte poi muove i passi da più lontano. 1708 è per dire quando si decide di mettere a terra un pacchetto di tecnologie a disposizione per portarlo su una moto in un certo momento dell'anno. Ok, una curiosità. Nel momento in cui deliberate, diciamo benestariate, non mi piace la parola però si usa molto, il progetto, stabilite già quelli che sono i paletti del progetto e si tira la riga, le soluzioni saranno quelle oppure c'è un affinamento in corso d'opera? Esistono sempre degli affinamenti in corso d'opera perché sono dettati poi dalla definizione delle soluzioni con i fornitori. Questi sono progetti e fornitori altamente specializzati, per cui parte del know-how arriva anche da loro, quindi soprattutto per i componenti in fibra di carbonio, e l'evoluzione viene portata poi all'estremo durante lo sviluppo, quindi c'è comunque sempre una certa fase entro la quale si ha una retroazione del sistema e ovviamente a un certo tempo rispetto all'avvio produttivo, però le soluzioni vengono definite, congelate, messe in cantiere, poi quella che è la fase di industrializzazione vera e propria per consentire di realizzare processi ripetitivi su ogni componente. A un certo punto dovete sfilare il foglio da disegno sotto i progettisti, dirgli basta e il resto lo facciamo sulla prossima. Perché, esatto, perché poi si determinano alcune soluzioni che potrebbero essere futuribili ma che non riteniamo siano ancora pronte in quel momento. Ok, da quello che ci avete detto ci sono circa 2,8 kg, se mi ricordo bene, di risparmio in generale sul motore e quasi 7 kg sulla ciclistica, mi ricordo bene 6. Allora, rispetto al Panigale V4 parliamo di 16 kg in meno a secco, quindi il numero di componenti sul veicolo che ha si è avvantaggiato di una riduzione di peso è numeroso, partendo dai cerchi, dal telaio che è il secondo pilastro principale del progetto, il telaio front frame nella sua configurazione iniziale all'inizio della vita del Panigale V4 pesava 4,6 kg.
ha subito, sempre nella versione in alluminio, un primo affinamento nato con la Panigale V4R e poi portato sulla gamma 2020, quindi siamo arrivati a 4,2 kg con un alleggerimento legato alle lavorazioni meccaniche. Questo telaio front frame in carbonio pesa 3,2 kg, quindi 1,2 kg in meno di quello della Panigale V4R. Quindi un affinamento proprio, non è stato lasciato niente al caso. Nulla al caso, ogni componente. Qual è il componente che vi ha dato più problemi in questo affinamento, o meglio, più problemi no? Qual è stato più impegnativo da affinare e di quale siete più orgogliosi? Il componente tecnologicamente più complesso è il forsellone, per la forma che ha il forsellone posteriore, e in più, infatti, il forsellone pensiamo che il risultato finale è quello forse più soddisfacente, perché abbiamo un forsellone che è stato allungato di 11 mm rispetto al forsellone del Panigale V4, questo per consentire alla moto una maggiore trazione, perché aumentando la potenza la necessità di mettere a terra i cavalli diventa più stringente, quindi ora abbiamo una moto con un'interasse di 1480 mm. Mantenendo rigidezze elevatissime noi riusciamo a realizzare un forsellone che pesa 900 grammi in meno rispetto al forsellone del Panigale V4, quindi passiamo da 4,9 kg a 4 kg. Di masse non sospese, quindi avete già capito. Allora, io ti rinnovo i complimenti, opera d'arte, più bella svestita quasi che vestita, anche se non si può dire niente alla linea della Panigale da tantissimo tempo. A questo punto io ringrazio Christian per la sua gentilezza e la sua disponibilità, aspettate ancora un minuto e finiamo di parlare di tutto il resto della superleggera. Allora, fino adesso però ve l'abbiamo raccontata facendomela vedere spogliata. Facciamo un attimo un po' di contesto. 234 e 152 sono i due numeri più importanti della Panigale superleggera V4. 234 i cavalli in configurazione racing con il meraviglioso impianto di scarico a Karpovic con cui vale tutto. Pensate che addirittura il sistema ne riconosce la presenza e abilita sul cruscotto un'altra visualizzazione che è la stessa che usa Andrea Dovizioso sulla sua Desmo 16 GP. E 152 kg, forse c'è qualche etto di più, ma è un valore comunque straordinario, nato da appunto questo affinamento incrementale di cui ci ha già parlato Christian Gaspari. Tutto quello che potete vedere è alluminio ricavato dal pieno, magnesio o fibre di carbonio, cerchi in carbonio, front frame in carbonio, forcellone in carbonio, magnesio praticamente dappertutto, tutto quello che vedete di questo meraviglioso colore è magnesio. Quindi la moto omologata per circolazione stradale, perché una cosa forse non è passata, questa è una moto targabile con cui potete andare in giro con un numero di telaio, tra l'altro, corrispondente a quello della serie, quello della chiave, perché Ducati ha riomologato questo modello come una moto completamente nuova. Dicevamo, la moto con il rapporto peso-potenza omologata stradale più favorevole in assoluto. Però continuiamo a parlarne con la gente che l'ha pensata, l'ha progettata e l'ha disegnata e l'ha fatta diventare così. Continuiamo, come dicevo, il nostro viaggio alla scoperta della Panigale superleggera V4 con Giulio Malagoli. In questo caso in veste di responsabile marketing prodotto, correggimi se sbaglio Giulio. Corretto. Con un bel passato da tecnico, perché in Ducati ormai da tantissimi anni e si è occupato di diverse moto che potreste anche aver guidato. Monster, ricordo bene, di Havel? Monster, di Havel, Street Fighter e tante altre, quindi diciamo per una quindicina d'anni dalla parte tecnica e poi da ormai qualche anno, 6 anni, nella parte product marketing. Quindi non pensate di avere a che fare con qualcuno che parla solo di fuffa. Però secondo me voi del marketing, quando avete a che fare con moto del genere, vi divertite anche di più, perché deve essere un po' più facile vendere moto del genere. Qua per me si divertono sia i tecnici, perché non hanno limiti, quindi normalmente ogni tecnico ha dei limiti di budget o altro, quindi qui i tecnici si sono divertiti molto, ma anche dall'altra parte del muro ci si diverte abbastanza, perché si parla un linguaggio diverso e quindi si possono dare ai clienti moto incredibili e esperienze incredibili. Non a caso il payoff è Dreams Matter, quindi i sogni sono importanti e noi diamo la possibilità con questa moto a dei nostri fortunati, in questo caso clienti, di vivere veramente delle esperienze incredibili. Sì, perché chi si è prenotato, diciamo così, chi ha comprato, chi sostanzialmente adesso formalizzerà l'acquisto della superleggera V4, non la va a ritirare dal concessionario come ogni moto normale, ma ha un piccolo antipasto al Mugello, se ho capito bene, in cui dovrebbe provare nell'ordine la V4 standard, questa e la moto del mondiale Superbike, quindi lui in realtà la ritirerà la sua moto dal suo concessionario, però diciamo che compreso nel prezzo, possiamo dire così, c'è questa che noi chiamiamo Superbike Experience, in cui al Mugello
troverà in crescendo, quindi una V4 normale, tra virgolette normale, la superleggera, che magari non avrà ancora ricevuto perché questa experience ci sarà quest'estate, e poi dopo potrà fare alcuni giri con insieme a Ducati Corse, piloti di Ducati Corse, con la moto ufficiale del Mondiale Superbike, quindi la V4R guidata dai piloti ufficiali del Mondiale Superbike, quindi Scott Redding e Chas Davis. Però fin qui non cambia quasi niente rispetto a quello che era stato fatto con la 1299. A sto giro, visto che è un V4 derivazione MotoGP, si chiama Desmo 16 non a caso, avete fatto qualcosina in più, perché questo non l'ha mai fatto nessuno. Esatto, noi come dicevo ci piace sognare e far sì che provare anche a far realizzare questi sogni, e quindi facciamo una cosa mai fatta da nessuno, di sicuro nelle moto, ma probabilmente neanche nel mondo auto, e quindi 30 molto fortunati clienti della Superleggera avranno la possibilità di acquistare un'experience incredibile, che è sempre al Mugello, ma sempre un crescendo di moto, ma l'apice non sarà la moto da Superbike, ma la MotoGP di Dovizioso e Petrucci, quindi potranno guidare al Mugello la moto vera che utilizziamo tutte le domeniche sui campi di gara, quindi la GP20, la moto di quest'anno, la moto, direi che sia un sogno abbastanza importante. Non è compreso nel prezzo, è già comunque abbastanza impegnativo, ma questa qua probabilmente non ha prezzo, quindi è inutile che ne stiamo a parlare. Visto che tu hai questa doppia natura di marketing e tecnico, lo faccio dire a te perché io mi sono stufato di sentirlo dire dalla gente. Questi dettagli che vediamo appiccicati sulla carena sono un escamotage di marketing o servono davvero? Prima di parlarne poi con Edoardo. Diciamo che il risultato finale di questa moto è che il nostro tester più veloce, Alessandro Valia, ha girato al Mugello in 52,4 e quindi a meno di 2 secondi dal tempo di Michele Pirro con la moto Superbike in cui ha vinto la gara del Civic. Quindi questo la dice da sola, ma basta provarla. Uno prova, basta fare un giro in pista con un pacchetto aerodinamico di questo tipo e è straevidente che non è marketing, ma è solamente tecnica, è scienza, non è marketing ma è scienza. Benissimo, allora continuiamo a parlare di aerodinamica perché salutiamo adesso Giulio, lo lasciamo al suo lavoro. Ciao. E andiamo a parlare con Edoardo Lenoci, che è quello che questa aerodinamica l'ha pensata e sviluppata. Come vi abbiamo promesso, quindi arriviamo a parlare di questi oggetti misteriosi che vedete attaccati ai lati della carenatura. Lo facciamo con Edoardo Lenoci, che se ci seguite dovreste conoscere già, perché con lui abbiamo parlato della mostra Anatomy of Speed che c'è stata qui al Museo Ducati. Quindi Edoardo è responsabile dell'aerodinamica di Ducati Corse. Ducati Corse. Quindi ormai tutte queste soluzioni si trasferiscono, come vedete, sulle moto di serie e di conseguenza bisogna parlare con un esperto perché noi da bravi motociclisti non ne sappiamo assolutamente nulla. Allora, partiamo con una precisazione. Sì. A chi cade l'occhio sull'aerodinamica, sul pacchetto aerodinamico di questa superleggera V4, nota delle differenze rispetto alla MotoGP attuale e delle somiglianze invece con quella del 2016. Perché il regolamento, corretto? Esattamente. Nel 2016 il regolamento permetteva di avere a tutti gli effetti delle superfici alari fatte diversamente da quelle che sono oggi, come quelle degli aeroplani, quindi sostanzialmente un elemento unico che esce dalla carenatura ed è responsabile appunto della generazione della deportanza, che è quella che ci serve per far andare più forte le nostre motociclette. Questa configurazione rispetto all'attuale in MotoGP è sicuramente la più efficiente. L'attuale infatti, se ci fate caso, dal 2017 ci sono forme in vista frontale chiuse, quindi ci sono 2 elementi deportanti che in realtà sono collegati e sono anche vicini. La minore efficienza di questa configurazione è dovuta al fatto che le 2 superfici si trovano a lavorare una vicino all'altra. Adesso senza entrare nel dettaglio, però sostanzialmente su un profilo alare c'è una zona in cui si crea depressione e sull'altra in cui si crea sovrappressione. Se si mettono 2 superfici a lavorare a contatto comunque una vicino all'altra, la zona in pressione va a lambire la zona in depressione e quindi mutualmente si riducono. Quindi sostanzialmente avere 2 profili alari o 2 ali in vicinanza, l'effetto totale in termini di deportanza non è la somma dei 2, ma è meno o molto meno della somma dei 2. Quindi l'esercizio che volevamo fare in questo caso era quello di prendere una configurazione alare di derivazione MotoGP appartenente, diciamo, al momento più di sviluppo più topico in termini di regolamenti, cioè dopo il 2016 hanno cominciato ad esserci limitazioni, quindi a tutti gli effetti questa è la configurazione di ala più efficiente che potevamo sfruttare.
Ok, visto la quasi contemporaneità, diciamo così, Sì. tra l'uscita di questa superleggera V4 e del modello 2020 della Panigale V4, come mai qui avete scelto una configurazione con una doppia ala, mentre sulla moto, sulla V4, avete mantenuto quello della V4R con un'ala singola? Allora, certamente ci sono dei tempi che sono sicuramente diversi, quindi in realtà noi abbiamo iniziato a lavorare sulla V4, la V4R, che poi è diventata la V4 di quest'anno dal punto di vista della configurazione aerodinamica, ormai mi pare un paio d'anni fa, però diciamo molto tempo prima rispetto al tipo di attività che abbiamo fatto invece su questa motocicletta. Quindi in questo caso volevamo ulteriormente esasperare la configurazione aerodinamica, anche perché nel caso della V4R forse è stato il primo caso, sicuramente per Ducati, ma forse in generale è stato il primo caso in cui si sono viste delle superfici aerodinamiche magari un po' più funzionali rispetto ad altre soluzioni un po' più estetiche che si sono viste negli anni recenti. Quindi diciamo non eravamo neanche sicuri dell'impatto estetico che avrebbe avuto questo tipo di soluzione e quindi abbiamo pensato di utilizzare una configurazione comunque efficiente ma che non fosse, posso dire così, esasperata e finalizzata alla prestazione come quella che abbiamo presentato su questa moto. La generazione di forza aerodinamica in generale, che sia comunque una forza d'avanzamento o la forza di deportanza, si sviluppa con il quadrato della velocità, quindi sicuramente a 50 km all'ora c'è un effetto che possiamo reputare trascurabile. Nella realtà all'aumentare, quindi da 50 km all'ora in su, comincia a generarsi una forza che cresce molto più rapidamente della velocità fino ad arrivare per esempio ai 270 all'ora. Diciamo che la forza è lì e agisce a qualsiasi velocità. Diciamo che tra i 50 e i 100 all'ora si può cominciare anche ad apprezzare a livello quantitativo l'effetto sulla prestazione. Le ali generano una forza aerodinamica unica, complessiva, che poi può essere scomposta in una componente anteriore e una componente posteriore. Comunque in generale il veicolo subisce una forza verso il basso dovuta a questo tipo di appendici posizionata tra l'asse ruota anteriore e l'asse ruota posteriore. Quindi il risultato totale è una forza verticale che permette a tutto il veicolo, tramite appunto le ruote, di rimanere in contatto con la superficie dell'asfalto. A livello di interazione sul taglio di coppia del sistema anti-wheelie sicuramente ha un effetto che abbiamo anche visto per esempio all'inizio quando montammo le ali nel 2015 sulla GP. E, dal punto di vista quantitativo non sono in grado di rispondere, quindi sicuramente viene tarato il sistema in presenza di configurazioni di questo tipo, poi dire il livello a cui interviene non sono in grado. Per l'avionica c'è ancora tempo. Sì. Ok, quindi Vediamo. Per adesso rimaniamo con le ali passive. Intanto grazie Edoardo, Grazie a te. complimenti e a presto. Grazie.